che attraverso E il videogioco in realtà sta cercando di fare un'altra arte, no? di base volevo fare l'artista. Mi piace come strumento dire faccio arte tramite i videogiochi. Tu interpreti il coding come un mezzo d'arte, come può essere un acquerello, come può essere uno scalpello. C'è sempre la solita invidia verso le arti più antiche perché hanno più storia e quindi si sono intrecciate meglio nel tessuto dell'umanità. I videogiochi non possono precludersi fra di loro, esistono, di nuovo tornando al discorso di prima, videogiochi high bro e videogiochi low bro. Allarghino lo spettro del videogioco rendendolo una cosa sempre più reale, più esistente. Room hacking è hackerare, modificare ciò che è contenuto qui. Michele ha sperimentato moltissimo nel suo percorso artistico, ha iniziato col fumetto, col disegno, il design, grafica, si è approcciato anche, diciamo, all'arte un po' più street, col graffito e col tatuaggio, per anni ha fatto il tatuatore, per approdare infine però anche al mondo del coding e della programmazione, sviluppando videogiochi, ed è coi videogiochi che, diciamo, ha trovato maggior fama anche all'estero, in particolare con Plaguemon o Plagemon, che dir si voglia. Dunque, cominciando quindi dagli inizi e dalla tua formazione, Michele, nonostante tu abbia uno stile, una griffa assolutamente unica, tuttavia è evidente come gli anni 90, sia a livello di spirito che a livello di stile, abbiano esercitato una grossa influenza. Parlaci un pochino di questo tuo primo periodo infantile anche e come ha influenzato la tua arte successiva. Allora, di base, banalmente, negli anni 90 ci sono nato, quindi cioè, di base è un campanilismo cronologico Sì. in seguito a questa scelta. E chiaramente sì, sono state l'arte, diciamo, quella che poi in gergo artistico viene chiamata low brow art, quindi di basso profilo, perché non so chi mi disse questa cosa, uno street artist comunque conosciuto italiano mi dice che l'arte, vista diciamo dai grandi galleristi, si divide in high brow e low brow, cioè il modo in cui tieni le sopracciglia quando la guardi. Quindi potremmo definire eyebrow art, magari i quadri seicenteschi, eccetera, l'arte canonica, diciamo, l'arte classica, e invece questa da sopracciglio abbassato è più quella l'inizio della lowbrow art si dà in quelle grafiche spesso legate al mondo del motociclismo, al mondo delle hot road, le macchinone, quelle americane truccate con i topi sopra, e anche poi che poi si è evoluta in, Sì. in quella dello skateboarding, che troviamo esempi nelle tavole magari delle Santa Cruz, cose del genere, no? E quindi diciamo l'arte degli anni 90 che io definisco lowbrow, quindi può essere per esempio le tartarughe ninja o i Power Rangers, comunque eh, arte laica, diciamo, no? Sempre Sì, la pop considerando culture. l'arte, sì, la pop culture, sì, considerando il macro sistema dell'arte e quindi anche tutto l'arte classica, eccetera, sembrano più delle, perché quella parlava di dei, di miti, e questa parla di cartoni animati, quindi diciamo viene riferita di un po' più basso spessore, diciamo, intellettuale, che poi, grazie alla pop culture di questi anni, stiamo anche rivalutando questa cosa, anche, anzi, c'è una, in questo periodo di Instagram, diciamo, c'è proprio un'apologia all'arte degli anni 90, sta quasi diventando la nuova mitologia, cioè i personaggi di Dragon Ball sono i nuovi Zeus, Odino, cioè. Comunque, perché gli anni 90? Sì, un po' perché ci sono legato cronologicamente, ma un po' perché è un punto chiave anche nel periodo in cui stiamo vivendo ora. Cioè, viene definita davvero arte classica per alcuni, quella che possono essere veramente le tartarughe ninja. Sì, voglio dire, anche le gallerie moderne di arte contemporanea in realtà espongono ormai arte molto legata alla pop culture
e vedo che Sì, artisti di sì. tantissime generazioni sono legati all'arte degli anni 90, all'estetica degli anni 90, piuttosto che a quella degli anni 70, 80. Quella dei primi 2000 è comunque molto, deriva molto da quella degli anni 90, però comunque vedo che gli anni 90 e i primi 2000 hanno una grossa breccia in più generazioni, e questo è un aspetto molto interessante. Dicevi Tartarughe Ninja, eh, arte pop, ha iniziato studiando anche il fumetto in un'accademia. Dico bene? Sì, sì, sì. Se vuoi ti dico una breve cronistoria del mio percorso Certo, come no, certo, sì. accademico nel fumetto. Cioè, io ho fatto, vabbè, lo scientifico, il liceo scientifico finito fino al quinto. Mi sono diplomato allo scientifico e poi per un anno mi sono iscritto un istituto così del fumetto a Perugia, dove ho fatto un corso dove eravamo in pochissimi, eravamo in quattro. Un altro di questi era Arturo Lauria, che è pure un disegnatore molto conosciuto ad oggi. E poi quell'anno l'ho finito, era solo un anno, era un corso di solo un anno e io l'ho terminato. E poi dopo mi sono iscritto alla scuola comics, ma Mhm. non sono riuscito a finirla un po' perché ho preso una strada diversa, un approccio veramente più street, e quindi abbandonando il fumetto mi sono più iniziato a muovere, sì, forse in quegli anni verso graffiti, non ancora tatuaggi, più forse graffiti o il mio percorso personale. Perché comunque la scuola comics giustamente all'epoca mi arrabbiai, però adesso in un'ottica postuma, la comics ti prepara a essere un fumettista, non ti dico bonelliano, però Mhm. improntato proprio sul fumetto o sul graphic novel o comunque quel prodotto. Io non avevo chiaro in mente. Credo che la figura a cui mi avvicino di più al giorno d'oggi sia il designer. Cioè, a me più che Mhm. inscenarli i personaggi in una commedia, mi interessa più il design del personaggio stesso e dargli io, sì, una lore a quel personaggio credibile. Cioè, questo personaggio non ha due braccia, ma ne ha uno perché l'ha perso in guerra, eccetera. Una lore legata al character design mi piace, ma mi scoccia Certo, il lato un posto al sole che il fumetto può avere nel raccontare sì. magari in troppi disegni quello che addirittura può raccontare un solo disegno. In questo vedo molta connessione con l'opera di Shintaro Kago. Cioè, Shintaro Kago, anche lui sfrutta molto poche vignette, storie molto brevi, incentrate molto anche sulla corporeità e sul design del singolo soggetto. Sì, perché magari a qualcuno interessa davvero solo disegnare e raccontare la storia che è obbligatorio se vuoi vendere un fumetto, avere una storia da raccontare, perché non puoi fare un libro di pura illustrazione. Sì, puoi farlo, ma è ancora mal visto rispetto al fumetto ancora. Poi sono sempre limiti che creano altre persone che poi in realtà sono limiti che non esistono. Rispetto a questo, quindi abbiamo detto c'è un lato di cultura popolare, Tartarughe Ninja, Power Rangers, c'è un lato anche di cultura giapponese, ovviamente, sempre degli anni 90. Abbiamo citato Shintaro Kago, ma ovviamente anche Junji Ito è da citare. Ti volevo chiedere, riguardo al fumetto, c'è anche una componente di fumetto europeo e o americano, oppure quello è un settore che non ti interessa e non ti ha influenzato? In realtà mi ha influenzato tantissimo e io nel mio percorso artistico ho sempre oscillato molto fra la visione occidentale e poi anche Mm, scindendo, sì, l'arte europea e americana, quindi non occidentale in sé, certo. e quella giapponese, perché comunque io sono, non saprei come dire, ti riscopri nella vita, qualcosa che ti piaceva da piccolo, poi la dimentichi o per una moda Vero. o perché cambi, e poi ritorni in te stesso dopo un po'. Per esempio, per farti un esempio banalissimo che non c'entra niente col fumetto, Sì. però è collegato al discorso. Io quando ero piccolissimo, bambino, diciamo, avevo 10 anni, mi piacevano tantissimo le macchine giapponesi, alla Fast and Furious, la Skyline, queste solite cose, no, che piacciono. Quando uscì Tokyo Drift, non so in che anno è uscito Tokyo Drift, ma sognavo di avere una di queste macchine. Poi questa cosa l'ho completamente dimenticata, accantonata, tant'è che poi a 20 anni, quando comprai la prima macchina, comprai nemmeno una macchina giapponese, capì? Non me ne frega niente, mi serviva solo per spostarmi. E poi soltanto adesso, a 30 anni, mi è rivenuta questa cosa
e mi sono ricollegato, ma a me da piccolo mi piacevano le macchine giapponesi, perché adesso non mi piacciono più? E quindi e quindi molto spesso anche nell'arte faccio questa cosa che ho avuto il periodo molto American style. Io mi sono avvicinato per esempio al raw making, che è poi questa forma d'arte Mhm. che ho scoperto essere molto eh, cucita su me stesso. Mi piaceva, cioè riusciva a raccontare tante cose il raw making per come ero io. Spieghiamolo un attimo cos'è, poi magari lo approfondiamo quando parleremo di Plaguemon, Il però ROM spieghiamolo hacking cos'è Rough è... Hacking. Sì, allora, il ROM hacking... Allora, una ROM è questa. Allora, questo è un videogioco in cartuccia, ok? Senza cartuccia. È così. La ROM è questa. Uno di questi, però in questo caso è questa, ed è... Sì, è quella giusta, sì. È quella che contiene il programma del gioco. Il gioco, tutti i personaggi di Pokémon, tutte le mappe, è tutto qui. Non è qui, è qui. Tutto. Quindi il ROM hacking è hackerare, modificare ciò che è contenuto qui, che poi si traduce in modificare i videogiochi vecchi, è una parafrasi di questo concetto, però letteralmente significa prendere questo pezzo e metterci un altro pezzo che è stato programmato da te. Interessantissimo. Infatti, una cosa che si ritrova in Plaguemon, si ritrova in questo processo di ROM hacking e ritrova anche in questo racconto che ci hai fatto della passione per le macchine, è come la nostra infanzia è qualcosa che abbiamo amato in passato, poi si trasforma, ritorni nel nostro presente Esatto, da adulti, esatto. magari però anche con una disillusione e con una trasfigurazione. Ma anche Sì, delle sì, certo. falsità, cioè cose che pensavi, però magari dei falsi ricordi, ecco. Quindi abbiamo detto una parte accademica, tra virgolette, ma poi anche una parte di autodidatta, di sperimentazione, di ricerca personale. Nella ricerca personale c'è anche poi l'approdo al coding, alla programmazione. Come ti sei approcciato a una nuova disciplina, completamente nuova rispetto a quanto facevi prima? Banalmente a un certo punto mi sono reso conto che era una tecnica, una skill, una materia che comunque avrei dovuto studiare, perché quando mi interesso a qualcosa mi piace approfondirlo il più possibile, per avere una conoscenza il più possibile olistica di quella cosa completa. Mhm. E io forse mi sono avvicinato al character design, come ti dicevo, quindi tornerà magari spesso in questa conversazione questa cosa, però io sento, almeno provo ad essere un character designer eh, poi prestato ai videogiochi, ma appunto volevo entrare nel mondo dei videogiochi. Mi sono reso conto che forse o la strada sarebbe stata troppo lunga per arrivare ad essere in un videogioco come character design, oppure in un modo o nell'altro mi sono reso conto che avrei fatto prima io imparare a programmare i miei stessi personaggi e di conseguenza sì, anche col coding ho riscoperto qualcosa che forse quando ho iniziato a farlo, come tante cose che poi mi ritrovo a fare, ho pensato ma perché non ho iniziato prima? E il codice di programmazione è il linguaggio assembly soprattutto, oppure come è iniziato? Banalmente mi interessa programmare per fare i videogame. Con la programmazione si possono fare tante altre cose, Sì, però a me interessava per i videogame. certo, certo. Quindi ho iniziato con Game Maker, mi sa. Ah, Allora, benissimo. se andando un po' più indietro, perché c'è sempre questo discorso di ripescare dall'infanzia, di percorsi che per caso si sono avuti nell'infanzia, perché quando avevo circa 9-10 anni, stavo tantissimo tempo comunque al computer, non programmavo, ma stavo tantissimo tempo al computer e non c'era nemmeno l'utilizzo spropositato di internet che c'era adesso. Quando stavi al computer raramente nel 2000 eri su internet, cioè andavi giusto, io avevo la dial-up col 56k, non potevi stare tutto il giorno su internet, ti sarebbe costato milioni. Quindi stavi per lo più offline. E che cosa facevi? Non lo so, io avevo, ma non sapevo nemmeno di fare modding all'epoca, però avevo scoperto che in alcuni videogiochi, magari di macchine, c'era una cartella dove venivano tenute le texture e le modificavo brutte, con Paint, malissimo, e vedevo che queste modifiche avevano un effetto nel gioco, ma non avevo mai collegato.
le due cose. Poi provai varie volte, anche durante le accademie del fumetto che facevo, di provare con Game Mh-mh. Maker a programmare, ma non riuscivo, proprio non so perché non capivo. Io a volte mi dico, ma possibile ero così stupido all'epoca? Però a volte è un attimo di distrazione, oppure non lo so. Anche perché ora mi ritrovo a fare cose in informatica, ma anche in elettronica che mai avrei pensato che avessi potuto fare. Cioè, erano davvero linguaggi alieni per me, anche solo banalmente 5 anni fa. 5 anni E fa è quando ho comunque, iniziato a fare Plaguemon, quando è uscito giusto? Sì. Plaguemon, sì. Sì, sì, sì. E invece adesso magari mi sono ritrovato fortunatamente a riuscire a condurre un seminario all'università propria informatica. Quindi, cioè, in pochissimo, quindi anche a volte magari ti deve scattare una scintilla che in realtà avevi studiato per molto più tempo prima di te e poi solo dopo. Comunque, dato che non riuscivo ad avere l'approccio canonico con Game Maker, perché Game Maker quando lo aprivi all'epoca, che aveva un piccolo tutorial per farti muovere un gioco con una pallina, io non so perché non riuscivo a seguire questo tutorial, ho avuto un approccio più hacker. Ho provato a prendere un sorgente di un videogioco fatto in Game Maker e ho provato come facevo a moddare quando ero bambino praticamente i videogiochi, ho avuto lo stesso approccio con uno sparatutto a scorrimento che, che poi mi ha preso tanto più del tutorial di Game Maker, abbastanza da tenermi più incollato a Game Maker e capire effettivamente come funzionasse il game design. Tant'è che poi lì mi sono detto, ah, tutto qui era, cioè, ci sono rimasto pure male, cioè, era Sì. una cosa, cioè, mi sono proprio buttato giù perché ho detto, porca miseria, c'era tutto questo, lo facevo 10 anni fa. È Sì. proprio per questo rebound che ho avuto, che dico, ma porca miseria, se questo... Perché io magari il primo tutorial di Game Maker l'ho provato a fare a 13 anni, ho mollato alla prima pagina. Se invece avessi continuato all'epoca, come magari ho fatto poi a 23 anni, a 24, quindi 10 anni dopo, magari sarei andato, sì, appunto più avanti. Quindi, avendo avuto questo rebound, dicevo, mizzica, ho preso tutto questo tempo per fare questa cosa così facile, mi sono dovuto punire, perché il tema della punizione c'è spesso anche nei miei lavori. Mi Sì. sono dovuto Sì. punire e quindi ho detto, allora devo fare la cosa più difficile, allora studiamo l'assembly. Però non è solo questo, cioè nel fare programmazione il tuo è sempre un intento artistico, cioè tu interpreti il coding come un mezzo d'arte, come può essere un acquerello, come può essere uno scalpello. Questo è un approccio interessante, cioè a mio avviso il futuro dell'arte deve ibridarsi con il digitale, cioè l'incontro tra analogico e digitale è fondamentale e anche l'ibridazione tra più arti, cioè ad esempio il futuro della letteratura per quanto mi riguarda la letteratura applicata a un videogioco, letteratura applicata a un film, testi di musica, cioè molta parte di letteratura dovrà fare i conti con la letteratura applicata. Nel tuo caso, l'arte figurativa, il design, il fumetto, si mescola con il mondo digitale, con la programmazione. Un aspetto interessante però è cercare nel digitale aspetti dell'analogico, cioè, ad esempio, in alcuni tuoi codici ci sono degli elementi di poesia, ad esempio l'emotività artificiale. Non so se ti ricordi, hai fatto anche un video Sì. su Facebook in cui spiegavi e mostravi come un codice poteva produrre in maniera casuale emozioni artificiali nel personaggio di Plagemon. Io questo codice l'ho Sì, recuperato e l'ho usato anche ma per un scusa se ti mio piccolo interrompo. progetto. Sì, certo. Questa emotività artificiale, che poi tra l'altro è anche un sistema evolutivo, e la gente lo ha scoperto da pochissimo, ed è così in realtà da 4 anni, però una cosa che mi rende veramente fiero di Plaguemon è che ancora dopo 4 anni riesce a produrre degli easter egg. Cioè io pensavo che, conoscendo il popolo di internet da sempre, trovavano easter egg che magari anche a me erano ignoti. E c'è stato un Certo. caso in cui l'utilizzo di un determinato strumento, molti speedrunner
in particolare uno che si chiama il dio del che si chiama, credo, addirittura il dio del metal, usò una cosa che io non avevo utilizzato perché non sono uno speedrunner io, cioè non ho mai avuta quella verve o un Mh-mh. glitchatore di videogiochi così. E lui invece trovò un metodo parallelo per usare questo strumento che era la ketamina, che in realtà ti faceva solo girare su se stesso. Però gli effetti che hai sul giocatore sono tutti espressi da un byte, che a seconda dei flag, che sono i singoli bit che attivi, ti dà lo stato di quel giocatore. Io ho dimenticato di aggiungere, cioè per sbaglio aggiunsi a questa ketamina un flag in più che era quello del salto. Io ho avuto Mh-mh. questa svista che all'inizio saltasse quello che dopo girare. Non ci avevo fatto caso. E questo dio del metal utilizzò questa cosa di saltare all'inizio per prenderla tante volte e sfruttare questo salto per glitchare il gioco e saltare da una parte all'altra. Sì, cioè scusami, il E codice come una cosa assolutamente preordinata dal creatore e che però si apre poi a dei vuoti, a dei buchi e quindi a nuove esperienze nella creazione, ma nel se poi prodotto uno va a artistico. vedere il codice Mo ci stiamo un po' allontanando dall'emotività artificiale, poi Sì, torniamoci perché... certo, certo. Sì, poi se uno si mette a dire le cose, ci sono mille cose da dire. Il codice di Plagueon in realtà è come una sorta di... Ora non voglio minimamente paragonarmi, prendi con le pinze quello che sto per dire, però come la storia dei Vangeli e di Cristo, no? C'è stata prima la storia di Cristo, Mh-mh. poi sono passati 10 anni, 20 anni, hanno scritto i Vangeli che erano prima tramandati oralmente, poi altri Vangeli apocrifi e non apocrifi, insomma, è tutto un mix. E il codice di Plague One è un po' così perché c'è tutto il codice originale di Nintendo, più tutto il codice degli studi che hanno fatto gli hacker dopo per pulire questo codice e renderlo leggibile. Va sì, è come un patchwork di Molto Vangeli, ecco interessante. perché... Ha senso perché io ho studiato filologia, quindi quando noi Ok, abbiamo un testo antico, noi di fatto ci occupiamo di più umani che lavorano su un codice e si parla proprio di codice, di codex in alcuni casi per alcuni testi. esatto, per quanto Quindi, in questa particolare discussione si parla dell'approccio che ha avuto la mia mano su questo codice che comunque è visibile esattamente cosa ha fatto la mia mano, cioè è tutto ciò che vedi, proprio perché essendo un artista visivo il mio approccio è quello che vedi di più, perché poi vabbè è un ROM hack. Eh, però sì, c'è il layer dei vari codici che non sai se per esempio un glitch originario di mhm. Pokémon non sai come reagisce con quest'ulteriore layer, eccetera, eccetera. Sì. Quindi un aspetto interessantissimo della tua arte, a mio avviso, è come riesca a coniugare elementi del digitale a però elementi concreti, elementi di arte, diciamo, più tradizionale e più concreta. Anche ad esempio nel packaging mostro degli artefatti. Ah, ce l'hai! No? Per chi ci ascolta dal Eh. podcast, sappiate che io ho acquistato anche le copie fisiche, ci sono anche le cartucce dei videogiochi di Michele, perché Michele mantiene sempre questa doppia connessione tra digitale e aspetto concreto, artistico concreto, e lui interpreta il digitale come elemento concreto. Anche perché ricordo che una volta hai parlato di trovare l'analogico nel digitale, cioè non solo mettere il digitale nel nostro mondo, ma anche mettere il nostro mondo nel digitale. Questo è un settore abbastanza ancora inesplorato e che però secondo me è molto efficace. Non so Allora, se ce ne vuoi parlare ti brevemente. faccio un esempio banalissimo di questa cosa che poi in realtà in alcuni casi rimane più sul digitale, più sull'analogico. Io in qualità, abbiamo detto che magari la mia disciplina rappresentativa possa essere più che il fumetto, la pittura, qualsiasi cosa, la mia disciplina possiamo dire che è il road marking proprio in sé. Diciamo che è quella la disciplina per cui sono conosciuto, diciamo. In qualità di road maker, una cosa che invidio tanto ad altri artisti, artisti e non, diciamo, o artigiani, diciamo, è avere un mezzo analogico su cui mettersi proprio a schiena torta sopra e lavorare con questo oggettino analogico. Prendiamo una macchina da scrivere, ti puoi mettere, che ne so, al lume di candela e scrivere. È la versione
è analogica, è meccanica ma è analogica la macchina da scrivere. Oppure anche prendiamo i producer di hip hop, che comunque, o i producer in generale, però che Mh-mh. anche ora lavorano in uno studio composto bene o male come il mio, però potrebbero prendere una piccola drum machine analogico digitale, però in questo caso analogica, e mettersi lì e lavorare su questo macchinario anche esoterico e produrre la loro arte. A me dispiace in un certo senso non avere una sorta di macchinario così esoterico per produrre videogiochi. No, il romanticismo, ecco, anche una ricerca che forse si può vedere in quello che faccio è che c'è anche una ricerca del romanticismo nella produzione del videogioco, cioè non solo deve essere bello il Mh-mh. gioco finito, ma deve essere divertente il modo in cui è prodotto, perché un campo di lavoro così asettico produrrà probabilmente dell'arte tutta uguale, cioè nella pittura era anche la qualità del colore che differenziava i tipi di Certo. pittura. Certo, infatti un aspetto interessantissimo delle tue opere, anche digitali, è che in realtà hanno una griffe, come dicevo, molto riconoscibile, cioè hanno un'identità unica. Cioè, qual è la differenza, ad esempio, tra un meme e una vignetta di arte digitale? È che la vignetta di arte digitale ha un'identità, un'unicità, un'espressione artistica ed emotiva che il meme fatto a stock non ha. Stessa cosa i tuoi videogiochi. Sono molto artigianali, sono molto artistici e per questo mantengono, come si direbbe nell'ambito artistico, un'aura, per dirla con Walter Benjamin, molto elevata. E quindi sì, questo assolutamente. Quindi procedendo, così recuperiamo anche l'elemento dell'emotività artificiale. Parliamo di Plaguemon, finalmente, di Plaguemon. Dunque, descriviamolo a livello di concetto, perché comunque è un ROM hack di Pokémon, ovviamente, no? Quindi Sì, che mondo è? Come l'hai creato? Come l'hai ideato? allora, diciamo, abbiamo spiegato che cos'è il ROMAC e il ROMACing in generale, è una delle pratiche a cui spesso si accompagna il ROMAC e comunque cercare di mantenere un dialogo, un ponte comunicativo col gioco originale, cioè tu usi il ROMAC perché vuoi usare quel gioco, che vuoi rappresentare, insomma. Quindi Mhm. Play One sì, non può distaccarsi dal fatto che è un hack di Pokémon, assolutamente. E proprio grazie all'uso di questo substrato e anche del fatto che comunque è passato del tempo e questo tempo che è passato si è abbinato al mio invecchiamento, banalmente ho deciso di rappresentare come potesse essere il mondo di Pokémon se effettivamente i personaggi eh, abitanti di questa cartuccia fossero senzienti in un certo senso e quindi come sarebbe se davvero questo mini villaggio, perché se una cartuccia la guardi da così può sembrare un mini villaggio, come se questo mini villaggio fosse davvero una cosa che la gente non osservava più, perché mentre Pokémon era in auge, la gente era tutta lì a osservare al microscopio quel mondo. Ma come sarebbe quel mondo se fosse come uno dei peggiori zoo abbandonati? Cioè nessuno, quando è uscito Plaguemon nel 2018, nessuno, o molti o pochi, giocavano a Pokémon su cartuccia, era una cosa ormai obsoleta. Ma come si sarebbe dovuto sentire quel mondo se fosse davvero un mondo obsoleto, un mini villaggio che tu hai buttato se la tua stanza fosse l'universo sarebbe un pianeta sperduto. Quindi, di fatto, cos'è successo? Il mondo di Pokémon, così idillico, così ritorniamo all'infanzia che torna, è di fatto poi deflagrato, no? Cioè Sì, è un mondo di disperazione, è un mondo di clausura, c'è stata un'esplosione nucleare, c'è stata proprio l'abbandono fisico di una partita di cartucce che è andata male, non si capisce bene il dettaglio, ma è un mondo assolutamente sì, infatti imploso in se stesso. la lore è talmente intrecciata e complessa che poi si perde anche perché in realtà poi c'è un parallelismo col mondo fisico e anche con quello delle creepypasta dell'epoca che appunto Certo, magari alcune cartucce di Pokémon Rosso magari erano sperimentali e un componente che fisicamente nel mondo reale era stato aggiunto in maniera sperimentale e mutato in quella cartuccia
e magari nel mondo fisico non è successo niente di che, ma nel mondo digitale si è tradotto in quella che loro hanno vissuto, gli abitanti della cartuccia, come un'esplosione nucleare, ma che in realtà è stata una cartuccia che semplicemente si è un po' squagliata. Esatto. Sì, un aspetto che è in tutta la tua arte è sicuramente un'altra componente grottesca, ironica, che un po' si rifà anche a Shintaro Kago e a Ito, che abbiamo citato prima, Ma io e che comunque sono un tuttavia... amante dell'Eroguro, eh. Eh sì, Sono un grande fan si della nota. scena Eroguro. Però dicevo, questa ironia, questo grottesco poi rompe spesso la quarta parete, cioè ci sono molti riferimenti con il mondo al di fuori del gioco, quindi il mondo del gioco va fuori se stesso verso il mondo esterno, e poi tantissimo del mondo esterno entra all'interno del gioco, ad esempio riferimenti alla pop culture, ma anche gli stessi creepypasta. I creepypasta sono molto interessanti perché nascono dal gioco, vanno al di fuori del gioco, e in questo caso rientrano nel gioco potenziati e producendo nuove storie e nuove esperienze. Ma i modi in cui rompi il rapporto tra, e anche il rapporto di, diciamo, incredulità che il giocatore ha con il tuo videogioco, anche attraverso il design e il character design. Torniamo al character design. Ad esempio, il personaggio che sbatte le palpebre, e quindi lo hai reso molto più vivo, a differenza del gioco originale. E poi torniamo finalmente, eccoci, all'emotività artificiale. Spieghiamo un pochino cos'è bene questa emotività artificiale, come funziona. Come dicevamo prima, che mi fa piacere di Plaumo che ci sono ancora easter egg che vengono scoperti da poco. E da poco qualcuno avrà analizzato il codice oppure giocandolo abbastanza ha capito che in realtà l'emotività artificiale è un processo evolutivo. Nel Mhm. senso, dicevamo prima che nel roam hacking una cosa figa è anche fare degli esercizi di bravura nella... Perché poi io quando mi sono avvicinato al coding subito mi è ripresa tutta l'indole del coder, no? E nel coding si usa molto, soprattutto nel periodo del Commodore 64, di fare delle demo. Queste demo dovevano dimostrare quanto eri bravo al computer. E la scena delle demo si chiama appunto demo scene. E il ROMAC è abbastanza parallelo alla demo scene. E si vuole dimostrare come aggirando il codice di quel gioco gli hai fatto fare una determinata altra cosa. Quindi aggiungere nuovi processi evolutivi a Pokémon è interessantissimo. Ad esempio, è raro, se non unico, il caso che ci sono dei minigiochi per far evolvere un Pokémon dentro Pokémon. Pokémon rosso, tra l'altro. Tu devi affrontare un minigioco e se hai in squadra quel Pokémon mentre batti quel videogioco ti si evolve il Pokémon. Ma anche da Reddit queste mie peripezie tecniche sono state elogiate. Una cosa che viene molto non elogiata su 4chan Reddit è per esempio che ci sono pochi trainer o che il testo è illeggibile, ma la qualità, le cose di cui si parla più spesso sono la qualità degli sprite, eh, Mhm. e quindi da character designer ho avuto quello che volevo, Esatto. e la qualità di alcune meccaniche, tra cui le palpebre, i minigiochi, tutte queste mini meccaniche che hanno fatto di Plagon quello che è. Benissimo. Che poi vengono anche in parte da varie ispirazioni, sempre dal mondo del Romhack. C'è per esempio un Romhack molto vecchio che si chiama Pokémon Knife, che è Pokémon rosso tale e quale, però l'unica differenza è che puoi usare un coltello per accoltellare i- gli altri trainer. E tant'è che io l'ho ripresa in Blackmon in questa cosa con il lanciafiamme. Non solo, l'ho pure evoluta perché adesso ho inserito, cioè Sì. all'epoca inserì un fucile che puoi fare come Pokémon Knife ma da lontano, cioè li puoi proprio sparare. Sì, 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 Eh, sì. Quindi per concludere sull'emotività artificiale, ritornando, perdonami. esatto, ritornando lì che appunto è un processo evolutivo, ai giocatori su schermo di base appare quando randomicamente, però questa cosa è triggerata più da situazioni di particolare stress, per esempio se vai alla Vandonia aumenta la probabilità di incontrare questa cosa o in altre zone del gioco, ti dice il personaggio che è depresso e si vuole uccidere. E questa frustrazione che il personaggio prova è talmente frustrante anche al giocatore che sta giocando perché a volte o ti blocca il gioco o ti costringe a tornare a un punto di salvataggio precedente. Insomma, a volte è fastidiosa, soprattutto se avviene
perché tra l'altro questa dinamica è soprattutto, cioè nel senso avviene in qualsiasi momento, tranne in battaglia può avvenire in qualsiasi momento. Quindi può avvenire anche mentre stai salvando e ti corrompe il gioco, eccetera. E questa frustrazione del giocatore è diventata una frustrazione reale di cui si parla nei forum. Perché mi ha sempre affascinato questo aspetto? Innanzitutto perché nel codice si inizia descrivendo l'overworld loop, quindi c'è questo loop che continuamente percorre tutto il mondo, come dicevi tu. Tutto il mondo del videogioco è Sì. percorso da questo ciclo continuo. Si lanciano continuamente dei dadi e a un incrocio di dadi, casualmente, quindi, il Hai studiato personaggio il codice? espone Certo, l'ho anche usato per un mio progetto, come ti dicevo. Mi ha affascinato molto, mi ha affascinato molto. Questa cosa Dimmi pure. dell'overworld loop io l'ho collegata dopo un po' nel mio percorso di hackerare Pokémon e adesso la prima cosa che faccio è invece in generale nei giochi andare a vedere proprio dov'è l'overworld loop, cioè alla fine il cuore pulsante Mhm. del videogioco, quello. Esatto, sì. Quindi, innanzitutto, la bellezza di vedere un ciclo continuo del mondo, come se il mondo, come anche nel nostro mondo, no? C'è un'energia, un flusso continuo. E poi come nel codice, che in teoria è appunto un elemento fisso, fissato e deciso dal programmatore, in realtà poi si sviluppa un qualcosa di aleatorio, un qualcosa di casuale. E come anche poi l'emotività del personaggio sia quindi casuale, cioè quindi come anche i nostri stati d'animo e lo stato d'animo del personaggio protagonista sia derivante da una serie di meccaniche che non sono controllabili da lui. E questo si collega poi anche alla trama di Plaguemon, perché alla fine il personaggio capisce di essere parte del codice, capisce di essere finto, e questo è una cosa che accomuna altri personaggi, e questa è anche l'ispirazione di molti personaggi nel videogioco, e quindi essere parte di una finzione, ma comunque soffrirne, e quindi avere comunque il dolore e l'emotività, un'emotività appunto artificiale. Ti è piaciuta questa disamina? Sì, 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 sì. No, stavo pensando al fatto Mm. che hai detto che il personaggio si rende conto di essere falso, però io non vorrei fare degli spoiler perché è tutta comunque una storia. Io in questo periodo diciamo che sto pensando seriamente di sviluppare Plaguemon 2 perché comunque richiede un Mhm. impegno molto maggiore perché non solo il gioco deve dare giustamente di più, ma è anche l'approccio tecnico che sto avendo che è molto più Poi puntiglioso e magari dei progetti preciso. futuri ne parliamo alla fine, molto interessante, mi Sì, piacerebbe sì, sì. approfondire. Torniamo agli sprite e al character design. Ovviamente tutti i Pokémon sono stati ridisegnati da Michele. In realtà Michele, anche al di fuori delle cartucce, si diverte sempre anche manualmente a ridisegnare tutti gli sprite dei Pokémon, a riconcepirli, ovviamente spesso in chiave gore, in chiave grottesca. Muoviamoci a un secondo gioco dove veramente hai dato il massimo livello di creatività e di espressione artistica da questo punto di vista, cioè Plagamon 3D Card Game, cioè il gioco delle carte collezionabili e scambiabili dei Pokémon, dove lì veramente la maggior parte delle tue energie è stata quella di ridisegnare delle figurine dei Pokémon e quindi tutto il concept design di ciascun Pokémon. E torniamo anche qui al rapporto tra analogico e digitale, cioè di fatto è una trasposizione della figurina nel digitale, cosa che era già stata fatta da Nintendo negli anni 90. Ecco, Plagemon, Trading Card Game, è assolutamente un'esperienza diversa da il primo Plagemon. Cioè il primo Plagemon era molto incentrato sull'avventura, mentre il secondo Plagemon, questo spin-off, diciamo, è molto incentrato su l'esperienza artistica, e anche come mondo è un mondo molto più astratto, molto più onirico, e dove ti sei divertito anche nell'usare i colori, perché se il primo Plagemon è in bianco e nero, il secondo Plagemon è a colori. Ecco, descrivici il passaggio tra i due giochi, come l'hai vissuto, quali intenzioni avevi e quali sono le maggiori differenze. Quando iniziavo a giocare con i giochi Pokémon, io con gli emulatori, forse a me era proprio perché mi piaceva tanto l'arte già quando ero più piccolino, mi è piaciuto giocare più
al gioco delle carte che all'avventura vera e propria. Quindi, non lo so. Io non ti dico che lo considero un titolo più importante di Plaguemon, ma a me personalmente piace di più. Non ti dico che ne vado più fiero perché l'ho fatto in due periodi diversi della mia vita, però è, è più sentito da questo. Io credo anche che gli artisti siano un po' banalmente come il vino, cioè invecchiando credo che almeno gli artisti visivi invecchiando non possono fare nient'altro che migliorare, perché comunque non è come un atleta che invecchia e perde la forma fisica e non può, nel caso di disegnare, finché riesci a muovere una mano, nemmeno tutte e due, puoi farlo, quindi puoi migliorare ad libitum. Sì. E quindi poi inserì altre meccaniche, molte delle meccaniche che ho inserito in Plague One nel gioco delle carte non c'è bisogno perché anche quel gioco è molto costretto, non ha questa vastità esplorativa, tant'è che ci si sposta da una palestra a un'altra col teletrasporto direttamente, non ha questa forte componente esplorativa. Eh, eh, perché molto spesso è difficile dare una trama a un Romac, se in realtà vai a vedere la trama del gioco delle carte è praticamente nulla. Cioè, secondo me è praticamente è nulla. Cioè, è un ragazzetto su un'isola che fa questa cosa. Non ha una vera e propria trama. E tuttavia però è pienissimo di elementi espressivi, emotivi, artistici, non è semplicemente incentrato sul gameplay, cioè sulle sfide delle carte. È in realtà molto artistico e molto onirico e molto espressivo. Quale? L'originale? No, no, il tuo. Il Sì, tuo. ma perché appunto secondo me nell'originale c'era poca roba a cui appigliarsi, secondo me, perché anche se ci fai caso le palestre sono tutte prodotte allo stesso modo, non ha questa varietà esplorativa e l'ho dovuto aggiungere io in sostanza. E Esatto. poi si ricollega, cioè essendo comunque uno spin-off e non doveva intaccare comunque la storia originale che appunto dovrebbe riprendersi in Plagomon 2. Mhm. Quindi la storia di Plagueon l'abbiamo vista come noi apriamo questa finestra che è il videogioco e troviamo la stessa situazione di Pokémon un po' cambiata ma è quella di questo personaggio vivente ma vivente le regole del momento, del luogo, ma che poi fa questo viaggio di scoperta dove poi scopre alla fine che preferisce dematerializzarsi o viene dematerializzato, non si sa perché, alla fine lui torna quando riaccendiamo il gioco, perché molto spesso uno pensa anche che il gioco finisce quando il gioco è finito, però a volte riavviandolo il gioco continua. Magari in Questo nelle Pokémon nostre stesso io... fantasie di bambini c'era sempre. Nelle nostre fantasie infantili che quando spegniamo il gioco in realtà il gioco prosegue, c'è ancora vita. Sì, è tutto basato, ma non siamo nient'altro che bambini con la barba, secondo me. Sì, Anzi, sì, sì, sì. se uno perde totalmente quel fare fanciullesco, non ha più senso nemmeno fare questo genere di arte, no? Il mondo degli adulti è Certo. ben diverso da magari quello dei cartoni animati, appunto. Concludendo sullo spin-off di Plagemon, quello delle carte, hai inserito molto elementi di astronomia anche, perché è una tua Sì, passione a proposito di esplorare e di sì, allargare e sì. ibridare le cose, no? Parlaci anche un po' di questo elemento dell'astronomia. Allora, io ho scoperto con convinzione, diciamo, l'astronomia durante la seconda fase della pandemia, dove in un certo senso c'era in me questa voglia di esplorare, ma come potevo fare a esplorare da casa? Era partito tutto questo discorso dell'essendo bloccato a casa, come posso fare a esplorare da casa? E ho iniziato a pensare, ma esploro lo spazio, siamo sempre in movimento a fare i fatti nostri, non ci fermiamo mai a guardare lo spazio. Invece ci sono migliaia di cose interessantissime. E mi sono avvicinato a questa cosa non avendo, se vivi in zone urbane o comunque suburbane,
è difficile fare osservazione astronomica e se poi ti vai a informare pure di più sulle cose, quello che vedi nelle foto di internet, difficilmente le vedi col telescopio. La grande verità è questa: devi avere un telescopio molto molto importante per vedere una millesima parte di quello che vedi in una Mh-mh. foto di una nebulosa, magari. E allora ho iniziato cioè lì cercando, perché poi c'è sempre questa componente di ricerca continua, su internet ho trovato delle agenzie, delle compagnie che permettevano il noleggio robotizzato dei telescopi. Cioè tu a distanza, pagando un ticket, pagando un fee, potevi Sì, accedere a un tempo prestabilito, a un tempo pattuito che il tuo mouse muoveva roboticamente questo telescopio. Alla fine, se uno ci pensa, è niente di fantascientifico, non è tanto diverso da una macchinina radiocomandata via internet. Potevi sì, sì, sì. puntarlo dove dicevi tu e scattare le fotografie, che poi una fotografia astronomica, non so se tu sei avvezzo a queste cose, non hai mai sentito parlare, però una fotografia astronomica a tempi di esposizione lunghi, diciamo di almeno 30 Sì, secondi. Non è uno sì, scatto semplice, è una posa certo. più che uno scatto. E quindi avevo il tempo di fare questo, ho iniziato a fare fotografie e poi sempre studiando questi dati che ti arrivano, perché questi dati RAW che ti arrivano molto spesso sono serie di pixel. Queste serie di pixel erano facilmente traducibili in pixel art, mantenendo comunque le proprietà astrometriche che quella serie di pixel, cioè potevi davvero trasformare un dato astronomico reale, un momento, una fotografia del cielo in quel momento, nel videogioco in quel momento. Quindi era davvero quel videogioco testimone del momento Molto tramite i affascinante. dati, tramite i dati astronomici. Infatti, come dicevo, il gioco di carte collezionabili di Michele è tutt'altro che piatto e banale. Ha degli elementi all'interno, sia artistici che anche di idee e e di dinamiche assolutamente interessanti. L'ultima cosa di questo gioco sono anche alcune poesie haiku che hai scritto e che hai messo. Quindi a proposito di Sì, arti che si mescolano, da adolescenti molti di noi odiano la vita, si può dire questa cosa, no? Ci anche fa dopo. schifo tutto, dai. Ci fa schifo tutto, però, diciamo, anche dopo, dai. Però bisogna combatterla questa cosa. Però diciamo che da più ragazzetti, da meno adulti, ci fa schifo tutto e non ci soffermiamo su invece alcune bellezze o alcune possibilità che realmente abbiamo, no? Abbiamo un sacco di tempo che possiamo spendere a fare cose che veramente ci piacciono e c'è tanta bellezza al mondo. Se io sono un disegnatore, non è che mi devo solo per forza soffermare sul disegno e non posso fare altro, posso provare a fare tutto, anzi, credo che sia giusto e onesto nella vita provare con la giusta morale, giustamente, a provare a fare tutto ciò che si può. Quindi se in quel momento mi va di scrivere una poesia, la scrivo. Cioè non è che sto troppo a pensare, ma non ho fatto mai lo scrittore, ma non ho preso lezioni di scrittura. Cioè, mi sono ritrovato in quel periodo a scrivere tante di queste poesie, anche ispirate dalle visioni astronomiche. Infatti, alcune sono più delle piccole poesie esistenziali, perché comunque sia nel primo che in Cado un tema ricorrente è sicuramente l'esistenzialismo, e l'esistenzialismo appunto legato ai videogiochi. C'è questa Sì. componente di esistenzialismo, anche perché i videogiochi rappresentano la vita molto spesso. Banalmente, nel caso più banale dei Sims, è la presentazione Quello è diretta interessante, sì. dell'esistenza. Dico, non sono haiku perché non Certo, hanno la divisione sillabica tipica degli haiku, hanno questa struttura che non credo di aver inventato io, però è una struttura mia, è una struttura che utilizzo io, ma non è quella tipica dell'haiku. È un haiku come lo scriverei io, per dire. Mi sa che gli certo, haiku certo. non in struttura hanno anche un nome diverso, un particolare che non ricordo.
Sì, poi ci sono haiku di epoche diverse, ovviamente di autori diversi. Però sì, ovviamente il riferimento è quello, poi l'hai fatto tuo. Quello che vorrei dire è che comunque tutto questo conglomerato di arti, di idee, di passioni, in realtà poi però trovano, non è un semplice collage, cioè trovano unitarietà nei tuoi giochi, cioè il mondo è organico e ha un suo senso complessivo e che poi sfocia spesso nell'esistenzialismo, come dicevi. Del come queste arti si racchiudono in maniera così spontanea. Semplicemente Sì, quello sono io. Io voglio moltissimo che queste siano opere estremamente autoriali. Quindi cerco il più possibile di essere integro con me stesso e quindi di conseguenza questa integrità sì, si può notare perché è comunque tutta farina dello stesso sacco. verissimo. Si sente tantissimo la tua mano in tutte Cioè, le tue se opere. esistesse un convertitore, se esistesse un convertitore, un traduttore di disegni in parole, probabilmente uno sprite di Cado tradotto sarebbe quell'aiku e viceversa. La cosa interessante è che nonostante tu utilizzi concetti e diciamo prodotti brand altrui, cioè Pokémon, e poi come adesso vedremo i Kusoge, adesso ne parliamo, utilizzi diciamo degli elementi che non sono strettamente tuoi, però tu li elabori in modo tale che si senta tantissimo la tua mano e appunto l'approccio artigianale, tra virgolette, artistico artigianale personale. E questo è un aspetto molto interessante. Quindi parliamo adesso dei Kusoge. Cosa sono e cosa ti ha portato a produrli? Allora, iniziamo dal fatto che a me piace sperimentare in generale, questo vabbè si è capito, e quindi una volta carpito il più possibile lo strumento videogioco, ed mi piace come strumento dire faccio arte tramite i videogiochi, e quindi i Kusoga erano un ennesimo esperimento nel fare questa cosa e rendere i videogiochi più simili a come viaggiava l'informazione all'epoca in cui ho prodotto i Kusoke, cioè qualche anno fa. E, di quei tempi andava molto di moda il fatto che la gente potesse pubblicare su Facebook quelle GIF che tu dovevi bloccare in un momento esatto affinché l'immagine fosse stata giusta. Comunque era un minigioco. Comunque tu eri stato Sì. incastrato in un minigioco senza accorgertene e senza saperlo ci avevi passato 3 minuti, 4 minuti senza accorgertene ed eri caduto nel videogioco senza fare niente. Senza mettere una cartuccia in una console, senza accendere una console, senza accendere un controller, non avevi fatto niente. E quindi volevo portare questo Mhm. discorso anche nei miei videogame. Se prendi Plaguemon, tu o devi prendere la cartuccia e metterla nel Game Boy, o comunque devi aprire un emulatore, ci devi voler giocare. Eh, anzi, sono giochi anche particolarmente ostici, diciamo. Eh, quelli lì. E invece i Kusoke sono stato un esperimento di questa cosa, tant'è che anche perché avevo previsto, oppure mi sarebbe piaciuto che in un eventuale futuro si potessero postare i videogiochi direttamente sulla propria pagina social, cioè, e quindi avere un metodo di utilizzo il più possibile simile magari a una canzone o un video, perché anche col discorso della strumentazione di prima Mhm. mi ci posso ricollegare dicendo che c'è sempre questa continua, cioè o comunque manifesta pulsione da parte mia verso l'invidia delle altre arti, nella loro Mm. spontaneità, nella loro fruibilità. Per esempio, un videogioco non è fruibile come una canzone. Magari un cantante, un artista musicale ha più possibilità di diffondere la sua arte tramite questi canali. Prendi, adesso siamo nell'epoca dei reel, nell'epoca di quel formato lì, il 9 sedicesimi che dura massimo 20 secondi, con delle transizioni fatte in un determinato... Siamo in quell'epoca lì, quello è eh, tramite cui viaggia l'informazione, diciamo. Anche l'informazione artistica. E quindi chi ha questo genere, chi ha un'arte il più possibile vendibile tramite questo stratagemma, ha più non più successo, ma sicuramente più probabilità di fare sentire
la sua opinione. E quindi i Kusoke sono nati come un avvicinamento. Cioè, immagina se nei reel, scorri i reel, mentre fai doom scrolling, entri in un gioco che puoi giocare. È molto probabile che a un minigioco, non un gioco con una trama importante, ma a un minigioco ci giochi più gente. E non è detto che un minigioco non possa anche veicolare un messaggio o anche banalmente una meccanica di gioco nuova e divertente. Sempre rilegandomi a questa invidia verso le altre arti, invidia fra virgolette, sempre riferita alla produzione musicale, in particolare a quella hip hop o elettronica, da parte mia c'era questa sorta di invidia nel fatto che nel mondo musicale è così semplice usare un sample, cioè utilizzare un campione per produrre un brano originale. A volte succede che diventa più conosciuto il brano che contiene il sample che la canzone stessa da cui il sample è tratto. Infatti, se vai a vedere i Kusoke, è questo esperimento di sampling per fare un videogame. Cioè, ci sono dei sample da videogiochi, film, proprio come si potessero prendere dei campioni composti in un remix. Benissimo. Ora è molto chiaro, cioè i Kusoge sono questi minigiochi facilmente fruibili, poi in realtà difficili da completare e da giocarci, ma super fruibili, molto fruibili. L'obiettivo era di giocare direttamente dal social, in realtà poi ci sono delle barriere ancora nei social tali per cui sono accessibili attraverso un semplice link, ma cliccando dal link si può accedere al videogioco e giocare molto semplicemente. Sono giochi molto semplici nella loro struttura e nella loro composizione anche estetica, che però, come diceva Michele, sono composti molto da questo sampling, da questo remix di elementi diversi. Però un aspetto che mi interessava molto era questa invidia che tu hai rispetto alle altre arti, perché un'accusa che si è sempre fatta in passato era quella che i videogiochi sono un'opera d'arte, tra virgolette, quando veniva ammesso che lo fosse, un'opera d'arte altamente fruibile per giovani, distraente, quando piuttosto aprire un libro o andare a una galleria d'arte o guardare un film era un'esperienza più complessa, più ragionata, più pensata. Invece la tua prospettiva è diversa, cioè il videogioco richiede di doversi sedere, di dover scegliere il videogioco, di dover accedere, di dover pensare, di dover interagire attivamente con il videogioco, quando invece ascoltare un brano è molto più dinamico e molto più rapido. Sì, Questo è un aspetto su cui secondo me c'è ancora molto da ragionare, cioè lo statuto del videogioco come arte, che è anche cambiato negli anni, no? E tuttavia ancora non è è chiaro. perché il problema è proprio questo, è che l'arte prevede una forte autorialità, secondo me. Cioè, eh, di- raramente si ricordano in ambiti artistici i collettivi. È più facile che si ricordi il singolo artista. Nel caso dell'arte, infatti, si ricordano per lo più pittori o scultori, quando l'opera è assolutamente autoriale, oppure al limite era eh, a- composta con gli aiuti di discepoli, di allievi, eccetera, però con un'impronta estremamente autoriale. Adesso, quando un titolo di videogame lo fanno anche soltanto 20 persone, ma anche 9, ma anche 2, Mhm. questa autorialità si perde, diventa un lavoro di squadra, un lavoro industriale, perché nell'industria funziona così. Un'automobile non può Sì. essere un lavoro autoriale, nonostante alcune delle automobili più Sì. famose e di pregio sono un lavoro autoriale. Nel videogioco sì, appunto, è difficile riconoscere questa cosa perché è un lavoro che somiglia molto più a quello di un'industria. Sì, l'unico che forse si è un po' Che distanziato da questo è Kojima, che è riuscito a coniugare l'aspetto del gioco industriale è, alla sua ma è personalità. buffo, ma è Sì. buffo anche questo
è molto buffo perché Kojima in realtà voleva fare il regista. Quindi sì, un po' Quindi, come te, no? Che attraverso eh, il videogioco in realtà sta cercando di fare un'altra arte, no? sì, io di base volevo fare l'artista, Esatto. tipo banalmente Andy Warhol, non proprio come lui, non è mai stato diciamo un mio mito, però diciamo Certo. ambivo a quello, a quel tipo di marketing, quel tipo di quello. L'Andy Warhol di Kojima poteva essere Spielberg. Io più che a Andy Interessante, Warhol, sì. essendo anche degli anni 90, ero molto interessato al lavoro che ha fatto magari quelli della street art postuma che possono essere Cavs, ma anche Invader. Invader è molto interessante dal mio punto di vista, non poteva essere altrimenti. È un remaking della realtà in un certo senso, vai a cambiare quei pixel per, per fare della tua arte in città, Vero, cioè è una bella idea. Se fossi stato vero, io molto interessante. Invader, se fossi stato io Invader, e in cui quell'epoca, quell'idea era originale, cioè era capitato a me che io dovevo mantenere lo scettro di questa invenzione, perché adesso lo si fa, lo potrei fare anch'io lo street artist con i tasselli, però l'idea è sua in un certo senso. O non so se qualcuno prima di lui addirittura faceva questa cosa, però come artista a me interessa anche l'originalità dell'idea, del media. Ma se fosse toccato a me l'avrei fatto magari con gli sprite. Cosa è successo? Purtroppo il computer di Iki ha crashato, quindi non sappiamo cosa è andato perso, cosa è in cattiva qualità, ma non importa, andiamo avanti. Poi il magico mondo dell'editing magari risolverà un po' di problemi. Comunque Ma speriamo, ci stiamo speriamo. divertendo, quindi continuiamo. Quindi per concludere con il Kusoge, no? Abbiamo detto che quindi è una sorta di minigioco. L'intento era quello di creare questo minigioco che entrava in relazione con il social, così che il videogiocatore inaspettatamente videogiocava attraverso il social. Quindi diciamo è una pratica di gamification del social. Adesso va molto di moda parlare di gamification. Ecco, quello che ti volevo chiedere è, da una parte si cerca di gamificare un po' tutto, anche la scuola, l'educazione e l'arte stessa. Dall'altra parte il videogioco è un'arte. Cioè, qual è la differenza tra rendere l'arte un videogioco e il videogioco come arte in se stesso, secondo te? È un settore di studi, di pensiero Ma ancora poco sviluppato, però secondo me interessante. è qualcosa che altre arti hanno già fatto, perciò c'è sempre la solita invidia verso le arti più antiche perché hanno più storia e quindi si sono intrecciate meglio nel tessuto dell'umanità. Prendiamo sempre la musica e la pittura. C'è differenza fra la grafica di un menù di un ristorante e un quadro antico, come il jingle della pubblicità della pasta è un'opera lirica. Una la senti alla radio e un'altra la vai a sentire a teatro. È un po' la stessa cosa. I videogiochi non possono eh, eh, precludersi fra di loro. Esistono, di nuovo, tornando al discorso di prima, videogiochi high bro e videogiochi low bro. Certo, certo. Quindi no, non penso che le cose si escludano a vicenda, anzi, allarghino lo spettro del videogioco rendendolo una cosa sempre più reale, più esistente. Concludiamo con uno degli ultimi argomenti, cioè quello del social. Abbiamo affrontato quindi il social come videogioco, ma è evidente che grossa parte della tua fama e grossa parte anche della tua ricerca artistica passa attraverso il social. Cioè tu hai creato una community molto ricca, variegata e molto fedele, e poi anche l'approccio che tu hai ai social è molto artistico, cioè entrare nella tua pagina Instagram, entrare sul tuo Facebook, è un'esperienza diversa che entrare su un profilo altrui. Come ti sei evoluto in questo? Come hai approcciato i social? E credi sia importante per un artista di oggi avere a che fare con i social e quindi di fatto anche un pochino con l'aspetto di marketing? Ma innanzitutto questa cosa di avere un profilo diverso da altri artisti, io forse non la percepisco. Cioè, mi sembra il profilo di un artista qualsiasi. Forse l'unica cosa che potrei avere io di veramente diverso
rispetto a questi altri artisti è che molti si concentrano su un loro tipo di arte, un loro modo in cui sono conosciuti, magari un modo, per esempio un tatuatore fa i tatuaggi in bianco e nero e i suoi post saranno probabilmente tutti tatuaggi in bianco e nero. Anche perché i social vogliono che tu ti settorializzi, tu trovi la tua nicchia, perché è più facile inserirti in un contenitore dove la macchina del social funziona meglio, cioè ti suggerisce persone simili a Mh-mh. te, ti crea una competizione più simile a quella che necessiti, eccetera. Io purtroppo, per fortuna, perché a me piace buttarmi in vari ambiti, poi non ho una continuità nel postare cose sempre dello stesso argomento. Quindi molto spesso sono stato invalidato, il contrario di premiato dalla macchina del social, proprio per questo modo di fare, perché magari per un periodo facevo e, e, per esempio, uno dei primi esperimenti che ho fatto nell'inserire i social con la mia arte, questo è stato proprio un esperimento, disegnai ormai 10 anni fa una serie di personaggi che si chiamava 66 demonietti, e ogni giorno dovevo andare su internet e disegnare un personaggio e avevano riscosso un seguito importante per l'epoca, che anche questa cosa di mettere l'arte sui social stava nascendo, ma perché stavano proprio nascendo i social in un certo senso. E aveva seguito perché addirittura la gente sapeva che ogni giorno se andava sul mio profilo trovava il pupazzetto del giorno. Eh, e quindi sì, i social ti invogliano, ti quasi costringono a fare questa cosa, a settorializzarti in quella tua cosa e non essere così eh, olistico, appunto, di raggruppare tutte le cose che ti interessano. Invece io ormai sempre di più tendo a mettere un po' quello che mi pare. Se in quel giorno per me la mia arte è la fotografia, metto foto. Per esempio, un breve periodo mi ero fissato con la robotica e ho fatto dei robottini. Tu avevi il profilo, pensavi di aver seguito un illustratore e poi invece no. Forse sì, una Questo è un caratteristica che ricerco nel chi vuole magari seguire il mio lavoro è che devi approfondire un po' di più il personaggio perché se no non colleghi. Sì, questa è un'arma a doppio taglio del social, cioè bisogna poi un pochino settorializzarsi. Questo è un problema che avrò anch'io con questo programma, con questo programma, cioè io intervisterò persone molto eterogenee tra di loro e quindi ovviamente il pubblico sarà unito dall'interesse per l'arte e dai mondi artistici, ma ovviamente non seguirà Michele come seguirà un pianista, ecco, e quindi c'è anche questo problema. Però un aspetto che rimane nel tuo caso è che, come dicevo, il tuo Instagram è una vetrina assolutamente personale. Cioè, quello che volevo intendere è quando io entro nella tua pagina, entro nel tuo mondo che è assolutamente riconoscibile e unico. E quindi è questa l'unitarietà. Ed è proprio l'organicità di cui parlavamo prima, attraverso ad esempio l'astronomia, la poesia, la pittura, cioè riesci comunque in un qualche modo a coinvolgere in qualcosa di unitario. E parlando di vetrine, quindi di atelier digitali, tu hai anche però un atelier fisico nella tua città, dove Che è esponi opere questo? diverse. Che è questo? Parlacene un pochino. Sì, allora, di base è proprio la parola atelier nasce forse probabilmente in Francia, proprio da situazioni come queste, cioè l'artista stava... atelier si può tradurre in italiano nel più semplice dei modi con bottega. L'atelier non è nient'altro che una bottega. Lo so che sembra una parola molto elegante, come champagne, che poi in realtà è vino frizzante, però atelier è bottega. Quindi, proprio perché il mio desiderio, come ti dicevo prima, era quello di fare l'artista, ma proprio a tutto tondo, proprio fare la vita dell'artista e quindi la vita da bottega.
Eccoci, quindi sì, purtroppo ci sono stati altri problemi col computer, ma nessun problema. Michele, come dicevamo, è nel suo atelier e quindi continua a parlarci un po' del tuo atelier. Qual è stato il tuo scopo? Cioè, cosa volevi fare con il tuo atelier e che opere esponi? Ad esempio, a me interessa molto il breeder, ma vediamo, dici un po'. Il discorso della bottega, che volendo fare l'artista, non mi piaceva rilegarmi a un lavoro da scrivania, magari da casa. Non avrei nemmeno in un certo senso notato la differenza fra casa e lavoro e professione in questo modo e ho deciso di avere un laboratorio in in uno studio, in un garage che potesse essere proprio il luogo in cui si faceva sperimentazione artistica, cioè un luogo relegato alla sperimentazione artistica, come se fai un'arte marziale, vai in palestra e la palestra è rilegata a quell'attività e basta, oppure se fai skate, vai allo skatepark. E non ti dico che deve essere relegata a quel luogo, però diciamo è il luogo di quell'attività. Volevo collegare un luogo a quella particolare attività, quindi un laboratorio artistico, appunto. L'atelier è sostanzialmente un luogo dove la parola atelier presume un luogo dove l'artista sia lavora che espone le sue opere. Io ho iniziato facendo delle esposizioni, ma poi ho relegato tutto lo studio al laboratorio, ma adesso se mi viene a trovare qualcuno che può essere un amico o chi che sia, non è che non gli faccio vedere a cosa sto lavorando in quel momento, anzi può essere anche un'occasione di dialogo e quindi un rapporto effettivo con l'artista, cioè tu lo vai a trovare nel suo laboratorio e vedi come quell'arte effettivamente è composta. Interessante. Quindi è sia un luogo dove tu lavori, dove sperimenti, e un luogo dove poi ti metti in contatto ed esponi ciò che fai. Sì, Parlaci invece appunto del breeder, perché quando hai aperto l'atelier ricordo che era uno degli oggetti più interessanti sì, che è esposti. qui. È questo qui. Mostracelo, mostracelo. Eccolo. Oh, Come vedete sempre il rapporto con, sempre il rapporto con l'oggetto fisico, il digitale, il fisico. e questo è l'unico che esiste, in realtà. Perché ho altre Pocket Station, ma eh, così serigrafate in questo modo, con la scritta Play Gloves, insomma, PlayStation, e qua addirittura anche alla basetta personalizzata. Tra l'altro, Breeder è pure scritto male, io me ne sono accorto solo dopo averlo mandato in stampa e dopo che un altro mio amico mi aveva regalato, perché questo mio amico fa pubblicità fa motion graphic, mi aveva regalato la pubblicità per il breeder, solo dopo mi sono accorto di aver messo la E dal lato sbagliato. Non so se questa cosa me l'ha un po' fatto odiare il prodotto, ma poi non l'ho più continuato, ecco. E quindi di effettivo prototipo di breeder ce n'è uno, che è qui E qual è nell'atelier, sì. l'idea di base di questo oggetto? Voleva essere di base il Tamagotchi dei Plagomon. Cioè, molto spesso le idee partono da concetti banali, tipo se esistesse il Tamagotchi dei Plagomon, è il metodo più semplice che trovai all'epoca dell'idea. Probabilmente adesso cercherei di farlo diversamente, ma non per dire che il modo in cui voleva essere il breeder era sbagliato. Certo, la Pocket Station per essere un Tamagotchi è molto potente perché ha un processore a 32 bit che è un'enormità per un Tamagotchi. Ma perché aveva questo processore a 32 bit? Perché doveva comunicare con la PlayStation. E quindi per poter comunicare con la PlayStation aveva bisogno di conoscere la sua stessa lingua. Benissimo. E un aspetto interessantissimo del breeder, del videogioco, era che doveva interagire molto con la vita reale del videogiocatore, no? Sì. Non dovevi solo far sopravvivere il Plagemon come nel Tamagotchi originale, come funzionava. No, 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 in un certo senso doveva.
un po' rovinare la vita alla povera vittima che aveva scelto di giocare a questo gioco malato del breeder, perché io mi ricordo che la sigla che detti come sottotitolo al lancio del breeder era Breed the Evil, cioè alleva il male. E tant'è che un altro dei sottotitoli possibili che mi venne in mente dopo era Insomnia is not a game. Per dire l'insonnia non è un gioco, però era un gioco che Certo. invece avrebbe dovuto triggerare una sensazione che poi giocosa non è. Quindi anche ancora una volta rapporto tra videogioco, mondo reale, vita reale, mescolare i generi, mescolare le tecniche è molto interessante. Bene, Certo, concludiamo perché Michele parlando... vai, concludiamo. Perdonami, dimmi pure, no, dimmi pure, mi interessa. Più che altro io credo che, legandoci al discorso di prima, che cos'è che fa la differenza nel videogioco nell'essere un'arte o no, e quanto questa si lega e sia collegabile alla vita reale del fruitore. Un'opera d'arte in un certo senso ti muove, ti commuove, ti cambia, ti fa pensare. Se un'opera più di un'altra ti fa pensare più di un'altra, si potrebbe dire come sillogismo che è più arte quella di quell'altra, potrebbe dirsi. E infatti l'intento di avere un rapporto emotivo e reale con il mondo è evidente in tutte le tue opere. Concludiamo con i progetti futuri. Parlavamo di Plagemon II, che è ancora in via di elaborazione, richiede tempo, fatica e impegno. Cosa cambierà? Dacci qualche spunto, quali sono i tuoi obiettivi? Non lo so, sto ancora conoscendo questa bestia che è Plavemon 2, quindi non so cosa riuscirò a far sì che sia. Sicuramente mi piacerebbe, da parte mia c'è questo bisogno di riconfermarmi eh, un autore, se non di più. Quindi affinare tutte le arti che sono piaciute nel primo titolo e anche nell'esperienza del gioco di carte, perché no? Perché c'è di nuovo un utilizzo del colore, ma c'è un utilizzo del colore diverso. Poi da parte mia c'è Mhm, una voglia di, non ti dico renderlo più pop, ma mhm. l'Eroguro, se per esempio prendiamo proprio Shintaro Kago, rispetto a quello di Junji Ito e di altri autori è più pop, è più giocoso, Certo. mantiene una chiave di scherzo, di ironia che è più di facile comprensione. Il primo Plaguemon può essere un horror appunto gore, invece un body horror, ma un horror sì, appunto gore, e invece quello delle carte può essere più definito un cosmic horror, cioè un horror spaziale, onirico, esoterico. Per quanto il tema del cyberpunk è presente nei titoli Plagueon, Mhm. forse in quest'altro vorrei affrontarlo di più, quindi un horror più cyberpunk, più postumo, più dedicato al tardo capitalismo, nonostante ci siano discorsi anticapitalisti anarcofoni, per non dire anarchici, cioè con degli echi anarchici nel primo. Nel secondo c'è più un Vero, discorso vero. anticapitalista in cado e nel secondo vediamo come la mia coscienza politica e morale si è evoluta. Sì. Quindi io spero di fare un titolo buono, cioè, e dare un proseguio a quella storia. Facciamo che quando è addirittura di arrivo ci rincontriamo, ne parliamo Eh, e così lo lanciamo insieme. Va po- bene? Poi in tutto questo non c'è da nascondersi anche la mia voglia di ridisegnare Entei, Suicune, Lugia, tutti questi altri mostri che comunque necessitano di un trattamento plausibile. Certo, certo. Plague Labs è il laboratorio appunto di Iki. Sì, sì, sì. È Quindi sì, la- il brand, diciamo, sì. quindi c'è questo desiderio anche di metterti alla prova con nuovi character design. Benissimo. Io mi Certo. auguro che tu voglia tornare e magari ce ne parlerai quando il progetto è quasi concluso e in dirittura di arrivo. Speriamo riesca a concluderlo. Sono sicuro che tu ce la possa fare.
hai già affrontato odissee peggiori. Bene. Benissimo, quindi grazie Michele, grazie infinite. Questa era la prima puntata del podcast, dateci dei feedback, sicuramente c'è molto da migliorare, ma siamo qui per questo. Grazie mille e alla prossima.